Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio. Abbiamo la temperanza, amici dei gemelli. Può essere un periodo dedicato alla guarigione, all'introspezione, può essere anche un momento di rigenerazione interna ma anche esterna. Potrebbe esservi utile magari il contatto con la natura, una passeggiata in mezzo ai boschi. Diciamo che è un periodo abbastanza tranquillo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto, c'è il link nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai video corsi gratuiti che sono presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E in più c'è anche il link per il seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Comunque trovate tutto nella descrizione, ragazzi. Andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di maggio per gli amici dei gemelli. Partiamo da un 4 di pentacoli. Temperanza nuovamente. Cinque di coppe. È come se fosse un mese di distacco da qualche cosa di passato. Può essere, perché il 5 di coppe mi parla di un lutto, di elaborare un qualche tipo di perdita. E volate una carta, ragazzi, dopo la recupero. Abbiamo un 3 di spade, un re di spade e un fante di spade. Recupero un attimo la carta che è caduta e ritorno. E abbiamo una ruota della fortuna, ragazzi. Molto bene. Come vi anticipavo prima, sento che il mese di maggio sarà un mese di guarigione interna per voi. Ho come la sensazione che vi ripeto, elaborerà un lutto, un distacco. Il 5 di coppe fa riferimento a un vuoto emotivo e sento che con due volte la temperanza e questo 4 di pentacoli c'è come l'elaborazione. Qualche cosa si lascia indietro, ovviamente c'è come un distacco, una separazione, la perdita di qualcosa o qualcuno, però è anche vero che questo 5 di coppe ci dice che ci sono ancora delle possibilità in piedi. Vi dirò, non è, questa è l'impressione che ho dalle carte così come le vedo. Ehm, Se vi è capitata questa persona tra le mani è perché avete un compito karmico da dover sviluppare con questa persona. Il compito karmico, che cosa intendo io per compito karmico? Cioè, due anime si incontrano. Io per karmico intendo relazioni tossiche, relazioni di anime gemelle, relazioni di anime compagne, cioè tutte le relazioni che noi abbiamo durante la nostra vita sono karmiche, nel senso che abbiamo pattuito di elaborare qualcosa con loro. Quindi è come se avessimo energia già in movimento con queste persone da vite passate, ok?
Questo è come io intendo a livello karmico in questa lettura, cioè in generale anche. Comunque, andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 4 di... Ok, wow, 4 di bastoni per spiegare il 4 di pentacoli. Queste due si sono fermate così. Asso di denari e re di coppe. C'è come ancora della speranza. Andiamo a vedere la temperanza. Re di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 5 di coppe. Sto 7 di spade e 2 di pentacoli. Il 7 di spade lo sento molto collegato al 7 di coppe. Perché qui, ragazzi, è come se ci fosse una disillusione, secondo me. Ed è per quello che abbiamo questo 5 di coppe, perché qui probabilmente potrebbe esserci qualche mezza verità, qualche bugia, qualche cosa che non vi quadra, che non vi torna. Cioè, o fa riferimento al far carte false per ritornare con questa persona o per approfondire la conoscenza con qualcuno. Andiamo a vedere 7 di coppe. 4 di pentacoli. Allora, o ragazzi qua ci si sta staccando da qualche cosa di vecchio e si sta entrando in qualcosa di nuovo. 4 di pentacoli, wow. 8 di spade. 8 di spade, diavolo e 9 di coppe. È come se qualcuno pensasse di non avere alternative. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Wow, 3 di spade che avete già qui. Ragazzi, io sento, questa è una stesa bella profonda, bella importante, ehm, perché ho come l'idea che vi siate incapponiti su qualche tema mentale e per cui rimaniate o cerchiate di far funzionare una determinata relazione o situazione facendo anche carte false. Però io credo che qui ci sia da riconoscere la sofferenza di cui ci parla questo 3 di spade. Adesso andiamo a vedere questo 3 di spade. Comunque avete 2 volte la carta della temperanza, quindi sento che è come se vi spogliaste un po' di queste illusioni, di queste ideologie, di questi pensieri negativi, di questo attaccamento, cioè c'è proprio come uno salto vibrazionale, sento, da parte vostra. 2 di spade, 9 di pentacoli e 3 di bastoni. È come se iniziaste a pensare in modo più indipendente, più autonomo, più autosufficiente, come vi spiego, senza dover necessariamente aspettare un riscontro da parte dell'altro o dell'altra. Andiamo a vedere il re di spade. Allora,
Abbiamo un cavaliere di spade, la temperanza, un 6 di coppe, un 3 di coppe e il carro al contrario. Tra l'altro è di nuovo uscita la temperanza e il 6 di coppe mi fa pensare come se ci fossero delle idee un po' troppo romantiche che creano queste illusioni, di conseguenza un'aspettativa e di conseguenza se poi l'aspettativa non viene soddisfatta, la delusione del 5 di coppe e la sofferenza del perché non mi capisce, perché, cioè più che non mi capisce, perché non intuisce, perché non mi legge nel pensiero, potremmo dire. Non lo so, fatemi sapere comunque nei commenti, perché ci sono effettivamente diverse sfaccettature. Andiamo a vedere questo fante di spade. 9 di spade. E giustizia. Ho la sensazione, ragazzi, che non ne farete passare una. Ehm, questo fante di spade alla fine, con la giustizia e il 9 di spade, a parte che sono tutte spade, cioè anche la giustizia ha la spada, quindi in qualche modo si può pensare di pensiero piuttosto che di regole, piuttosto che di mettere in chiaro le cose. Ehm, credo che qua il punto importante sia creare come questo distacco tra quello che avete sempre pensato o avuto fino ad adesso e quello che vorreste. Mm? Cioè, diciamo che con queste carte sento come una disillusione su tutto quello che avete sempre avuto, creduto concreto, pensato, controllato, anche se comunque il tema del controllo sento che non è che lo abbandonate, però sarà più un controllo, come vi posso dire, passivo piuttosto che attivo. Non sarete voi che direte agli altri cosa devono fare, sarà un controllo del tipo vediamo cosa fa, vediamo come si comporta, vediamo che dinamica si mette in atto, ok? Andiamo settore per settore, ragazzi. Allora, partiamo dai single. Per i single devo dire che effettivamente c'è una nuova conoscenza. Ehm, vi dico, ragazzi, potrebbe essere una persona sposata, potrebbe non dirvelo neanche subito, ed è per quello che c'è questo set sì, di spade. Ehm, se per caso ci sono come dei ritardi, si posticipa l'incontro o c'è un essere vaghi da parte dell'altra persona, ecco, mantenete le antenne dritte, voglio dire. Potrebbe essere veramente una persona sposata o già impegnata e che occulta, che nasconde questo suo lato. Sento che è per quello che poi dopo un po' arriverà come questa disillusione, perché penso che lo scoprirete. Qui il punto è che metterete delle regole ben chiare, secondo me, con questa giustizia alla fine della lettura. È come dire, ok, non mi accontento più delle briciole, perché comunque con un re di spade, ragazzi, il 2 di spade, l'8 di spade, il 9 di spade, c'è comunque una sorta di confusione mentale dovuta alla sofferenza. Cioè, vi faccio un esempio, quando una persona ha paura di soffrire, di ricadere in qualche relazione, come un po' quello che sento qui, o di ricaderci, ecco, mette delle regole in modo da
tra virgolette, proteggersi, perché pensa che quelle regole possano essere un punto saldo per la sicurezza, mettiamola così. Quando, nonostante le regole, ok, arriva lo stesso la sofferenza, è come disilludersi, cioè non serve fare così tanto, tanto comunque il sistema è quello. Quindi è come se qui iniziasse ad osservare com'è il sistema. Le regole, i tagli della Carta della Giustizia, sarete voi a farli, perché siete in via di guarigione. È come, ok, decido di lasciare quello che avevo, lascio andare, imparo a lasciare andare, mi tolgo tutte queste illusioni, però poi alla fine, ragazzi, sento che, guardate, la giustizia in questo caso potrebbe anche rappresentare un consulente di tipo esterno. Normalmente con la giustizia è un legale, potrebbe anche essere un commercialista, per esempio. Comunque, non andiamo a sindacare sulla professione, diciamo una persona potrebbe effettivamente farvi vedere le cose da una prospettiva migliore. Potrebbe essere qualcuno che vi... Guardate cosa c'è sotto, vedo adesso, la sacerdotessa. Potrebbe essere qualcuno che vi aiuta a fare giusto equilibrio tra i piatti della bilancia. È come se voi in questo caso vedete abbastanza negativo, anche se state uscendo, però avete tante spade, tanta sofferenza dietro. E questa persona dice: se guarda, non è poi così tutto negativo, cioè tu ti senti magari vittima, ti senti incastrata in questa situazione, in questa relazione, però si tratta di valutare le cose in modo equo. Se non è un consulente esterno, ragazzi, sento che sarà un po' il vostro modo di affrontare la cosa. Sì, è più un osservare le dinamiche di comportamento dell'altro. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, io ho la sensazione che qua ci siano dei temi ancora da risolvere. Avete travolto la temperanza. Maggio potrebbe essere un buon mese per riportare la pace, in un certo senso, però ho anche la sensazione che sarà una pace apparente, cioè voi parlerete, secondo me, di questa situazione che è un po' spinosa tra di voi, che non è che è spinosa, è come se non fosse tanto chiara, c'è come un tema all'interno della relazione, potrebbe essere un obiettivo, potrebbe essere un sogno, potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere la casa, potrebbe essere come c'è come un inizio che non è ben chiaro qui, l'inizio di un tema che non è ben chiaro. E si appianano le cose, apparentemente, come vi dicevo prima, mm, in modo quieto, in modo tranquillo, però sento che il consiglio che vi danno le carte qua è di mettere nero su bianco, di tutelarvi, perché la giustizia è anche una carta che parla di contratti, di temi burocratici e se c'è qualche tipo di progetto che effettivamente inizia, se c'è qualche nuova idea, nuovo percorso da affrontare in due, c'è come da mettere delle regole, mettere in equilibrio. Sento che avete bisogno di rassicurazioni perché c'è questo 9 di spade che alla fine pesa ed è una carta che mi parla delle preoccupazioni, anche del passato, per cose che potrebbero magari ritornare a galla. Qui c'è da ritrovare la pace, sento. Con questa carta della temperanza avete bisogno di stare un po' tranquilli e secondo me la carta della giustizia, qualsiasi sia il significato per voi, la questione burocratica, il contratto, lo stabilire delle regole, ecco, sento che è un mese dedicato al riequilibrio della relazione in questo caso,
ma anche vostra, principalmente sento. È come se guarendo voi, piano piano trasferiste questa guarigione sulla relazione. E la guarigione qui la sento tanto, ragazzi, come il togliervi certe aspettative, certe ideologie, certi atteggiamenti, certi pensieri negativi che con la carta dell'otto di spade fanno riferimento al vittimismo, al sentirsi incapaci, al sentirsi impotenti, al sentirsi con le mani legate. Qui abbiamo due carte che mi parlano di schiavitù. Però è anche vero che avete un 9 di coppe, che è una carta sì, zona di comfort, secondo me. Quindi siate sinceri prima di tutto con voi stessi, perché siete lì? Cosa vi dà il partner o la partner? Dove sentite che le cose sono lente? Dove sentite che soffrite? Quali sono le vostre aspettative che dovete rimettere in equilibrio? Allora, per un gruppo piccolo di persone, questo va bene sia per le persone che hanno un partner, sia per le persone che hanno una relazione un po' strana o extra. Sento come se maggio fosse il mese dove ci si reincontra per ricominciare, per metterci delle buone intenzioni. Però ragazzi ho come la sensazione che siano un po' parole al vento. Cioè, dovete veramente mettere delle regole da seguire per la relazione, in questo caso. Perché, ripeto, è come se doveste diventare osservatori, quindi diciamo attori passivi in questo momento, perlomeno nel mese di maggio, per osservare l'altro come si controlla, per osservare se realmente sono solo i vostri pensieri, il vostro... Sento che siete un po' intrappolati in qualche illusione, in qualche ideologia e questo vi crea sofferenza. E nel vostro caso potreste rendervi conto che l'altra persona sta ancora frequentando l'ex, sta ancora o sta frequentando direttamente un'altra, un altro. Quindi qui c'è come da dire, patti chiari, amicizia lunga. Se io devo essere l'amante, ci devo essere solo io, ipotesi. Piuttosto che se ti becco un'altra volta, la cosa finisce. Cioè, non lo so, come l'idea che le energie non siano poi così chiare da parte dell'altra persona, c'è come un andi e rivieni, però ve l'ho detto anche prima, qui si tratta di capire quando è ora di lasciare andare. Avete la ruota della fortuna, ehm, che non è in una bella posizione in questo caso, quindi secondo me ha a che vedere con il karma, ha a che vedere con qualche lezione di vita che dovete imparare sul distacco, sullo staccarvi dalle cose, dalle cose soprattutto, però anche dalle persone, dalle dinamiche di comportamento, da certe relazioni, da certe attitudini. Cioè, se la persona va e viene, non è chiara, cioè, chiedetevi quanto tempo posso stare ad aspettare che questa persona si chiarisca le idee. Se ci mette un anno, sono disposto o disposta ad aspettare un anno? Bene, ragazzi, avete bisogno di pace, avete la temperanza 3 volte, quindi chiedetevi, questa situazione mi dà pace, questa situazione mi fa star bene, c'è uno scambio reciproco nel dare e ricevere, perché anche la giustizia parla di quello, ok? È come il... Allora, in realtà la giustizia, cioè molto a che vedere in questa bilancia con il fatto che il cuore, in un piatto della bilancia dovrebbe esserci il cuore, nell'altro la mente, no? Cioè quello che uno vuole, quello che uno
diciamo, desidera con il cuore o ama, se vogliamo. Ed è metterci un po' di tutte e due. Se c'è solo la convinzione della mente, ma c'è tanta sofferenza, il cuore non si espande, non è la giusta strada. E la stessa cosa anche al contrario. Se c'è tanta emozione, ipotesi, ma non c'è coerenza, non c'è continuità, la cosa non funziona. C'è bisogno di un giusto equilibrio tra tutte e due le cose. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Mi piaci. Qualcuno vi piace o voi piacete a qualcuno. Parla di relazioni, di flirt e di qualcuno che vuole un appuntamento. Ma vi dico, qua si inizia con un asso di pentacoli e un re di coppe, quindi è facile che ci sia un nuovo incontro, un reincontro, un po' come vi ho anticipato prima. Andiamo a vedere. No, direi che queste sono eccessivamente troppe. Solo una per piacere, grazie. Guardate, prendo questa che si è girata da sola. Oh, torna ad essere libero. È il momento di riprendere il controllo sulla tua vita. E qui vediamo che abbiamo questo 4 due volte. Sì, anche qui. Ultimo oracolo per voi, ragazzi. Carta numero 7, porta divina. Ed è la porta della guarigione. Ragazzi, di solito, quando nei tarocchi sono rappresentate le figure con le ali, quindi voi avete la temperanza per ben 3 volte, rappresenta il fatto che siate appoggiati, protetti, guidati o benedetti da qualche angelo, da qualche forza superiore. Potrebbero anche essere gli angeli custodi, in questo caso. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, che vi sia stata d'aiuto, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi scrivete una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego il tipo di lavoro che faccio con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare nella sezione degli abbonati, anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, chiaramente è fatto in modo generico, mentre con le sessioni private posso fare un discorso personalizzato, cucito sulla persona, però comunque nella sezione degli abbonati diciamo che è un po' più ampio perché tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle tecniche per elaborare i traumi, come pulire i chakra, insomma i titoli dei video si vedono, se volete dare un'occhiata ai temi trattati potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!